Avete voglia di farvi una buffata di verdura con dei primi gustosi e veloci? In questo video vi mostreremo come preparare 4 deliziosi primi piatti perfetti per la primavera e l'estate. Iniziamo con la comune ma sempre soddisfacente pasta all'ortolana. Si parte con un soffrittino di carota, sedano e cipollotto, al quale poi aggiungeremo peperoni di tutti i colori, una zucchina ed una melanzana. Come detto, iniziamo con il soffritto. Dentro i peperoni multicolore, zucchina, la melanzana ed i peperoni a listarelle noi li abbiamo sbollentati per un minutino, ma è un passo del tutto opzionale. Bicchiere di vino, lo facciamo evaporare e poi cuocio per 5 minuti con coperchio socchiuso. Se volete la verdura un po' più cotta, fatelo andare di più. Nel frattempo cuociamo la nostra pasta fresca. Qui sto utilizzando dei pisci toscani e se volete vedere come farli, guardate il video a riguardo sul nostro canale. Ovviamente qualunque pasta fresca può andare, sia con l'uovo che senza. A noi piacciono i pisci e per questo abbiamo deciso di metterli. Cuociamo la pasta fresca per un paio di minutini e poi la finiamo nella pentola con tutta la bella verdura. Ed ora faccio una bella cremina di parmigiano e burro per completare il tutto. Un po' d'acqua di cottura. Il burro. E via con il parmigiano. Manteco veloce ed impiatto. Che profumo, deliziosa e semplice. La pasta all'ortolana. Ed ora ci dirigiamo a Roma per un classico primaverile. La vignarola, che qui uniremo con la pasta ed una crema al pecorino. La vignarola è un tripudio di verdure fresche e gustosissime. Il piatto prende il nome dai suoi ingredienti, tutti coltivati tradizionalmente tra i filari delle vigne in primavera. Diamo una rapida occhiata agli ingredienti: piselli, carciofi, fave, lattuga, cipollotto e menta romana. Tutto fresco, verdure che si trovano in primavera oppure surgelate. Come detto, iniziamo facendo la vignarola, che servirà sia per il primo che per il contorno. Finiremo poi la pasta vignarola con una cremosa salsa al pecorino, ispirata a un altro classico romano, il cacio e pepe. Iniziamo scaldando dell'olio d'oliva e via il cipollotto.
Qui già si sente un profumo. La cosa importante da ricordare quando facciamo la vignarola è l'ordine di cottura. Tutte le verdure che impiegano più tempo a cuocere devono entrare per prime. Nel nostro caso sono i carciofi freschi. Ecco qui il cipollotto si è appassito e, come detto, dentro i carciofi. Un goccino d'acqua e lo faccio bollire per un 5 minutini. Ed è il turno delle fave e dei piselli. Un altro po' d'acqua e cuociamo le verdure con il coperchio per circa 15 minuti. Dopo i 15 minuti è il momento di controllare la tenerezza. Le verdure si cuociono più o meno a seconda dei gusti. A noi piacciono croccanti e belle verdi, quindi ci va bene in questo modo, ed aggiungiamo l'ultimo ingrediente, la lattuga. E adesso la facciamo andare per 1 minuto al massimo ed è pronta. Parlando di cottura, vi faccio vedere la differenza tra una cottura come questa di 15 minuti ed una di mezz'ora. Ovviamente la cottura lunga avrà la verdura più morbida, ma avrà perso il colore ed anche il sapore. Che profumo! Questo è un piatto fantastico. Provare per credere. Eccola qui. Spengo e metto la bella menta. E adesso che abbiamo la vignarola, passiamo alla pasta. E meglio delle fave sono le fave con il pecorino. Prendo dei paccheri e gli faccio fare metà cottura in pentola. Tosto un cucchiaio di pepe e mentre tosto il pepe, con l'acqua della pasta mi creo la pastella al pecorino. E se volete imparare a farla per bene e a fare una grande cacio e pepe, guardate il nostro video a riguardo sempre sul nostro canale. Pronti. Qui sulla pentola abbiamo già messo un mestolo d'acqua. Dentro i paccheri. E guardate già che cremina. E vai con la vignarola, qualche bel cucchiaione. Perfetto, a questo punto spegniamo ed aggiungiamo il pecorino. Una mantecatura veloce e vai sul piatto. Profumo delizioso. L'aspetto è da sogno. Questo piatto è a dir poco meraviglioso e vi stupirà. Ed ora ci spostiamo in Sicilia per la galante pasta alla norma. Melanzane fritte, ricotta salata ed un freschissimo sugo di pomodoro. E che vogliamo di più? Ed iniziamo proprio con i pomodori. Qui utilizzo piccadilli ramati e datterini. Tutta roba fresca, ovviamente. Sbollentiamo i piccadilli diramati un minutino, solo per sbucciarli.
e poi li facciamo a pezzetti. E prepariamo un soffrittino d'aglio. E via dentro i pomodori, tutti. Un pizzico di sale. Basilico. E faccio cuocere a fiamma bassa per una mezz'oretta. Ora frullo. Che profumo! E creo la passata setacciando via semi e bucce rimanenti. Guardate qua. Pulita. Ora la rimetto sul fuoco per ridurla un po' ed è pronta. Ed ecco qui il risultato finale. Sono circa 250 ml di passata dopo averla ridotta e possiamo adesso passare alle melanzane. Per la scelta consiglio una melanzana tonda. La facciamo a cubetti ed una parte a fettine sottili. Friggiamo le fettine a 150 gradi per circa un minutino, girandole a metà cottura. E quindi arriva il turno delle melanzane tagliate a cubetti. Per questi ci vorranno all'incirca 4 minuti. E passiamo alla pasta. Si possono utilizzare rigatoni, penne, qui utilizzo i tortiglioni e mentre bollono finisco il sugo. E mi raccomando, non mettete il sale in cottura, visto che la ricotta salata è molto salata, molto salata. Ecco qui, tutto dentro e via di ricotta. Occhio alla quantità. E adesso basta assemblare. Si sente il profumo del pomodoro. Ed è pronto. Che goduria! E prima di perderci in questo piatto, dirigiamoci in Campania per il nostro quarto ed ultimo classico di pasta alle verdure. E finiamo con quella che probabilmente è la più sfiziosa tra tutte le ricette che abbiamo qui mostrato. Sono gli spaghetti alla Nerano. Un connubio perfetto tra zucchine fritte e provolone. Ed iniziamo con le zucchine, fatte a fettine sottili, stile patatina. Quindi il provolone del Monaco sarebbe l'ideale, se lo trovate ovviamente, e ne gratto circa 150 grammi. Perfetto, gli ingredienti sono pronti, iniziamo a friggere le zucchine. (150 gradi), un minutino scarso. E guardate che spettacolo! Un pizzico di sale
Questa, credetemi, è la parte più difficile di tutta la ricetta. Cercare di non toccarle. Fanno troppo gola. Alcune le dirigiamo direttamente in bocca. Che sfizio. Comunque, pensiamo ad altro. Mettiamo gli spaghetti a bollire e nel frattempo facciamo un soffrittino d'aglio. Pronto? Dentro zucchine ed acqua di cottura. Non le mettiamo tutte dentro, teniamocene alcune fuori che utilizzeremo per decorare il piatto alla fine e per avere quel senso di croccantezza. Dentro la pasta. Le facciamo saltare un paio di volte ed a fuoco spento mettiamo il provolone. Manteco veloce ed impiatto subito. Ah, io qui ci godo solo a vedere. Guardate che roba. Che roba. E con questi 4 piatti io vi saluto e non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto e di farci sapere quali sono i vostri primi piatti con verdura preferiti.